Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due e dava loro il potere sugli spiriti impuri. Una buona domenica a tutti. La scorsa settimana abbiamo visto la delusione di Gesù quando a Nazareth non è stato accolto dai suoi compaesani, che lo conoscevano molto bene, e neppure dai suoi familiari. A Nazareth erano molto legati alle loro tradizioni e non si sono lasciati coinvolgere nella proposta del mondo nuovo fatta da Gesù. È un po' l'esperienza che tante volte facciamo anche noi preti quando ci diamo da fare in una comunità, ci aspettiamo degli ottimi risultati e invece ci rendiamo conto tante volte che la gente poi è interessata ad altro e non prende forse nemmeno in considerazione le proposte di vita che facciamo. Accade anche ai catechisti che tante volte presentano la loro delusione di fronte ai risultati che non riescono ad ottenere. Bene, Gesù ha fatto la stessa esperienza ed è importante vedere come lui ha reagito di fronte all'incredulità dei suoi compaesani, un'incredulità che lo ha deluso e che poi ha anche impedito che accadessero a Nazareth quei prodigi che invece erano stati realizzati a Cafarnao, dove il suo messaggio era stato accolto con fede, perché quando la parola viene accolta produce sempre dei cambiamenti prodigiosi nella società. Bene, che cosa fa Gesù? Non si scoraggia. Lascia Nazareth e inizia a percorrere i villaggi della Galilea e lì annuncia il Vangelo. Ecco, direi, tante volte quelli che possono apparire dei fallimenti si rivelano spesso delle opportunità che vanno gestite con saggezza. Il rifiuto di Gesù a Nazareth ha prodotto una predicazione molto più ampia in tutti i villaggi della Galilea. E difatti Gesù riprende la sua evangelizzazione e non da solo. Il messaggio del brano evangelico di oggi ci parla proprio dell'invio di coloro che hanno accolto la sua proposta di mondo nuovo e sono i discepoli. Non è lui soltanto che annuncia, ma adesso annuncia attraverso i discepoli e questo è il messaggio, è rivolto proprio a noi, perché se siamo autentici discepoli di Cristo, siamo i continuatori, abbiamo creduto nel suo progetto di mondo e lo vogliamo e dobbiamo portarlo avanti. Cosa fa Gesù? Anzitutto li chiama a sé. Non è un chiamarli vicini, erano già accanto a lui. Cosa significa chiamarli a sé e che messaggio ha per noi questo richiamo di avvicinarci a Gesù prima di partire ad andare nel mondo a parlare di lui? La missione, cioè l'annuncio del Vangelo, può essere attuato solo da chi è stato vicino a Gesù, da chi ha assimilato la sua vita, da chi ha capito le sue proposte di vita nuova, le sue scelte. Il discepolo deve stare con il maestro per assimilare non una dottrina, ma contemplare la sua vita, la sua proposta di uomo, interiorizzarla e soltanto quando ha fatto questa esperienza e ne è profondamente convinto, può andare nel mondo ad annunciare questo messaggio, questo Vangelo. Il catechista o il prete o il battezzato non è uno che insegna una dottrina, ma uno che incarna una proposta di vita, è felice della scelta che gli è stata
suggerita dal maestro e sente il bisogno anche di comunicare agli altri, soprattutto alle persone che ha più vicine, un papà, una mamma che hanno incarnato la proposta di uomo fatta da Gesù, ne sono entusiasti. È chiaro che la comunicano ai figli, vogliono che anche i figli crescano come loro sono vissuti e quindi comunicano ai figli quella proposta di uomo che loro hanno incarnato e che hanno assimilato da Gesù di Nazareth. Solo chi è stato realmente con Cristo può dire, come dice Giovanni all'inizio della sua prima lettera, dice Giovanni, che cosa vado ad annunciare io? Quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che abbiamo contemplato, ciò che le nostre mani hanno toccato del verbo della vita, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi. Ecco cosa significa essere chiamati a sé da Gesù. Vuol dire averlo realmente incontrato, e noi lo incontriamo nel suo Vangelo, nella vita della comunità cristiana. Se non facciamo questa esperienza, noi potremo andare a raccontare qualcosa che abbiamo letto, ma di cui tutti si accorgono che non siamo neanche noi pienamente convinti, e quindi sì, ci ascolteranno un po' perché si continua ad andare ancora in chiesa la domenica o a mandare i figli al catechismo, ma non cambieremo il cuore delle persone, non le coinvolgeremo nella vita di Cristo. Tutti sono mandati da Gesù. Tutti i discepoli non è un'incombenza riservata ad alcuni membri della comunità. Il discepolo che non sente il bisogno di condividere con gli altri il dono che ha ricevuto, l'esperienza di vita che ha fatto, probabilmente non è ancora convinto che scoprendo Cristo ha trovato il più prezioso dei tesori, perché ha trovato il senso della sua vita. Li manda 2 a 2. Come mai 2 a 2? L'uso di andare 2 a 2 è giudaico e il primo richiamo è al fatto che, essendo in due, secondo ciò che dice il libro del Deuteronomio, la loro testimonianza è veritiera. Raccontano ciò che hanno sperimentato, ciò che hanno visto, ciò che hanno udito. Difatti vediamo come fin dall'inizio gli apostoli si muovono in coppia, e quando vanno al Tempio Pietro e Giovanni e trovano lo storpio, sono in due, non vanno da soli. Ancora quando la comunità sceglie dei discepoli che devono andare in tutto l'impero romano ad annunciare il Messia, la comunità sceglie Paolo e Barnaba. Poi si aggiunge anche Marco. In seguito Barnaba andrà con Marco, Paolo andrà con Sila, con Silvano, Paolo con Timoteo, 2 a 2. La ragione profonda di questo fatto che Gesù ha detto che devono andare 2 a 2 non è che è più efficiente la predicazione, dà maggiori risultati. Non è questo il motivo. La vera ragione è che il discepolo appartiene a una comunità, non è il singolo, è una comunità che annuncia Cristo, il suo messaggio, sono presenti e incarnati in una comunità, ed è questa comunità che si muove. L'annuncio è un atto ecclesiale. E chi annuncia è sempre parte, è sempre espressione di una comunità in sintonia, in comunione con tutta la Chiesa. E voglio dire una cosuccia su questo fatto che noi siamo Chiesa. La Chiesa
non è un gruppo di amici che si mettono insieme perché sono simpatici gli uni agli altri. No, è una comunità di fratelli e gli amici noi li scegliamo, i fratelli sono quelli che ci capitano con le loro qualità, con i loro limiti. La comunità ecclesiale è tenuta insieme dall'amore che Cristo ci ha testimoniato e che ci ha comunicato, ed è un amore incondizionato che va al di là di tutte le barriere. Ricordiamo Paolo ciò che dice ai Galati: non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né uomo né donna. Cristiano non appartiene a un'associazione di amici tenuti insieme dalla simpatia, e si fa anche fatica a vivere in una comunità dove dobbiamo accogliere tutti senza distinzioni. Ma per essere credibili dobbiamo essere membri di una comunità. C'è una differenza grande fra il cristianesimo e l'induismo, il buddismo, tutte quelle religioni che propongono come ideale il raggiungimento della propria liberazione, perfezione spirituale, il proprio equilibrio interiore, la propria purificazione. Questi sono obiettivi che possono essere raggiunti anche dai singoli. No, il cristiano non vive nella solitudine, il cristianesimo può essere vissuto solo in comunità, e per fare comunità almeno in due. Ecco, è la comunità quindi che Gesù invia. Poi dà il potere. L'unica volta che nel Vangelo si parla del potere dato da Gesù ai discepoli è qui. E di che potere si tratta? Quando noi pensiamo al potere, immediatamente pensiamo all'autorità, alla capacità di poter, al diritto di poter imporsi, di poter comandare. No. Potere che Gesù dona, exousia in greco, è quello sugli spiriti impuri. Non ha dato altro potere Gesù. Ricordiamo come al termine del Vangelo secondo Matteo, proprio nell'ultimo capitolo, Gesù, prima di dare il suo potere ai discepoli, richiama: mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, e invia i suoi discepoli col suo stesso potere. Di che potere si tratta? Stiamo attenti, non è quel potere che il maligno voleva dare a Gesù. Il potere che era dominio, che era diventare grande, questo non è potere, questa è schiavitù delle proprie passioni, del proprio orgoglio. Gesù ha dato un unico potere ai suoi discepoli, quello di scacciare demoni. Forse il potere che non pensiamo di avere o non abbiamo mai riflettuto su come dobbiamo esercitarlo. Non attraverso esorcismi o formule semimagiche, no. Dobbiamo scacciare gli spiriti immondi. Impuro, secondo il linguaggio biblico, significa ciò che è contrario alla vita. Dio è puro perché è vita. Dove manca vita, lì c'è impurità. E questa impurità, questa non vita, è provocata da forze negative che disumanizzano. Il messaggio è molto attuale per noi questo, perché ci dimentichiamo di avere il potere di scacciare tutto ciò che disumanizza. Noi abbiamo paura che il male, le forze del male, possano prevalere. È vero, dal punto di vista umano, queste forze sono preponderanti, perché la pulsione istintiva che noi abbiamo non ci porta a pensare all'altro, alla rinuncia, ma ci porta dalla parte opposta. Non ci viene spontaneo perdonare e amare il nemico, ci viene spontaneo il contrario.
E Paolo, al capitolo 7 della lettera ai Romani, cita proprio questa forza negativa che ci disumanizza, ci porta lontano dall'uomo vero, ci riporta indietro al preumano. Quando Paolo dice nelle mie membra io ho una legge che non mi porta verso il bene, mi rende schiavo del peccato. E Paolo dice chi mi libererà? Ecco la forza, il potere che Gesù ha dato, è il suo spirito, quello spirito che ci dà la possibilità e la capacità di scacciare tutti i demoni, che sono quelle forze negative che ci disumanizzano. Fiducia quindi, altrimenti non ci si muove ad annunciare il Vangelo se non ci si crede in quella forza che è presente nella parola che annunciamo. E non dobbiamo rassegnarci, lasciare che il mondo antico continui la sua storia. E adesso Gesù spiega come devono presentarsi i suoi apostoli. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare 2 tuniche. I discepoli sono stati con Gesù, hanno ricevuto il potere di scacciare i demoni e adesso sono inviati. Prima di inviarli Gesù dà degli ordini e qui viene impiegato l'unica volta in cui Gesù dà degli ordini il verbo paranghello, ed essendo l'unica volta che dà degli ordini vuol dire che sono molto importanti. L'annuncio deve essere fatto da persone che si presentano in un certo modo e noi esamineremo adesso che cosa ordina Gesù, perché ciò che è stato ordinato agli apostoli è ciò che anche noi dobbiamo realizzare dopo, perché sono ordini rivolti anche a noi. Lungo la via non dovete prendere altro che un bastone. La via, hodos, in greco nel Vangelo, indica il modo di essere discepoli. Uno dei modi con cui erano chiamati i cristiani era quelli della via, quelli che sono in viaggio, in cammino. Come comportarsi lungo la via, cioè nella nostra vita, nel nostro cammino al seguito di Cristo. Prima cosa, il bastone. Potete avere il bastone. Noi notiamo qui che gli evangelisti presentano questi ordini di Gesù in modo diverso. Impiegano le stesse immagini ma hanno obiettivi diversi. Per esempio, in questo caso Matteo dice che non devono prendere nemmeno il bastone. Per quale ragione? Perché il bastone era l'arma del povero e Matteo presenta più degli altri la non violenza che deve essere una caratteristica del discepolo. Solo lui ricorda che nel giardino degli Olivi Gesù dice a Pietro: metti via la spada, rimetti la spada nel fodero, perché chi di spada ferisce, perisce di spada. Non è con la violenza che si costruisce un mondo nuovo. Allora Matteo sulla bocca di Gesù mette questa espressione, nemmeno il bastone, quindi nessuna forma di arma, nessuna forma di violenza deve essere presente nel discepolo che va ad annunciare il Vangelo della pace. Come mai Marco dice che possono portare il bastone? Perché il bastone ha un significato nella Bibbia. Nell'Antico Testamento era il simbolo della forza che Dio aveva messo in mano a Mosè e ad Aronne per liberare il popolo. Era il simbolo della forza che Dio comunica al suo inviato. Ricordiamo come quando Mosè tocca il mare con quel bastone, le acque si dividono, quindi una forza che domina il mare.
oppure quando percuote la roccia e scaturisce acqua. È quindi l'immagine della forza prodigiosa che ha in mano il discepolo, e di questa forza deve essere cosciente. Qual è la forza, il bastone che ha in mano il discepolo? È la parola del Vangelo, che è prodigiosa, o è come una spada che quando giunge nel profondo del cuore non lascia più le persone come erano, le pone in loro un'inquietudine dalla quale non si liberano più. Ecco la forza che cambia l'uomo, che sconfigge le forze del male. E poi adesso viene ciò che non devono portare con sé. Gesù impiega dei paradossi che naturalmente non vanno presi alla lettera, ma non vanno neanche interpretati in modo riduttivo, perché altrimenti si svigorisce il messaggio e lo si priva del suo contenuto provocatorio. E qui viene toccato un tema molto delicato, perché sappiamo quante critiche il mondo laico fa alla Chiesa riguardo alle ricchezze, agli sfarzi delle strutture. Ne va della credibilità del messaggio. Per questo che Gesù ordina un certo modo di presentarsi del discepolo. Dopo l'invito tocca il tema del distacco dai beni di questo mondo. Cristiano ringrazia il Creatore che ha preparato un mondo in cui può essere felice l'uomo se impiega tutte le creature secondo il disegno di Dio, ma non può assolutizzare le realtà di questo mondo, altrimenti perde la prospettiva del suo destino. Deve lasciare le creature al loro posto. E il centro del messaggio che il discepolo è chiamato a testimoniare è il destino ultimo della vita dell'uomo, una vita che va al di là di questa vita, al termine del cammino. In questa realtà materiale l'uomo ha un destino eterno, ma se il discepolo che deve testimoniare questo destino eterno dell'uomo si ripiega sulle realtà di questo mondo, accumula, sfrutta anche per avere sempre di più, come fa ad annunciare il distacco da queste realtà? Perché non è che non dà importanza, ma sta guardando lontano, sa che sta andando molto lontano, e quindi, come uno che cammina nel deserto, non costruisce delle case come se dovesse abitarci sempre. No, è in cammino. Lo stile di vita del missionario è lo stesso che ha avuto Cristo. Solo vivendo nel distacco dei beni che Gesù ha avuto, il discepolo diventa trasparente dell'annuncio liberante del Vangelo. E difatti noi ricordiamo come i primi discepoli si sono proprio presentati così. Quando Pietro e Giovanni vanno al Tempio e incontrano il paralitico che chiede l'elemosina, Pietro dice: non ho né oro né argento. Ti do ciò che ho, quella parola che ti rimette in piedi. O Paolo, quando fa quel celebre discorso a Mileto, dice: io non ho desiderato né oro né argento né il vestito di ciascuno. Ciò che era indispensabile per la mia vita io l'ho ottenuto con il lavoro delle mie mani, che sono callose, perché io ho lavorato non per accumulare, per vivere, ma vivere testimoniando il destino dell'uomo. E conclude difatti il suo discorso Paolo dicendo, ricordando il detto del Signore che non c'è nei Vangeli, che per fortuna Paolo ce l'ha consegnato: si è più beati nel dare che nel ricevere. Eccolo il distacco che è richiesto al discepolo. Quindi non si deve, dice Gesù, portare con sé ciò che è la ricchezza
accumulata. Poi né pane né sacca. Non può portare il tascapane, perché il cristiano prega e chiede al Signore il pane quotidiano, non il pane accumulato. Testimonia che se ha dei beni che non sono indispensabili per la sua vita, questi devono essere consegnati al fratello. Quindi nessun tascapane. Sono paradossali le richieste di Gesù, ma cerchiamo di non sminuirne il significato. Poi, non denaro nella cintura. E qui è interessante. Denaro, e per dire denaro, è impiegato il sostantivo chalkos, che significa rame. Il rame era il metallo usato per coniare gli spiccioli. Bene, nemmeno gli spiccioli devono avere i discepoli, non le monete grosse e gli aurei, no, nemmeno gli spiccioli. Il cristiano porta con sé un altro tesoro, che è Cristo, usa dei beni di questo mondo per ciò che è necessario per una vita dignitosa, una vita degna di un uomo, ma non per l'accumulo. L'accumulo lo disumanizza, gli fa perdere la prospettiva del suo destino. Poi di calzare i sandali, il vestito, quindi vediamo come deve andare vestito. I sandali Luca li proibisce perché Luca insiste sul distacco davvero totale. Perché Marco dice che possono portare i sandali? Perché a Roma, dove è stato scritto il Vangelo, non si andava scalzi. In Israele si andava scalzi. A Roma andavano scalzi gli accattoni e gli schiavi. I discepoli non sono accattoni e nemmeno schiavi, sono persone libere e quindi vanno vestiti come si veste in società quando si è persone libere. Sono persone staccate dai beni, ma celebrano la loro libertà. Sono cittadini che vivono dignitosamente la loro vita. Poi non 2 tuniche, ridotto all'essenziale, l'equipaggiamento per il viaggio, cioè le cose assolutamente indispensabili, non 2 tuniche, una tunica soltanto. Ma qui c'è forse un altro significato simbolico che viene dato, perché la tunica indica simbolicamente come appare una persona, il suo abito, quindi la sua vita, come lo vedono. Ecco, ricordiamo allora che il cristiano deve avere un'unica tunica, che è il rivestimento che lui ha nel battesimo, la tunica, il vestito di Cristo. La sua vita deve lasciar trasparire, come si vede una tunica, dovrebbero vedere la persona di Gesù di Nazaret. Nella lettera ai Romani Paolo dice: rivestitevi di Cristo, non in mezzo a orgie, ubriachezze, lussurie, impurità, litigi, gelosie. No, il cristiano non si presenta con questo vestito sporco, si presenta con la tunica di Cristo. Anche nella lettera ai Galati: vi siete rivestiti di Cristo. Oppure nella lettera agli Efesini: rivestitevi dell'uomo nuovo. Perciò bando alla menzogna, dite a ciascuno la verità al suo prossimo. Ecco, oppure ancora molto bella, nella lettera ai Colossesi: rivestitevi di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di magnanimità. Ecco l'unica tunica che il cristiano deve avere, non una doppia personalità, non 2 stili di vita, uno stile di vita quando è in chiesa e un'altra tunica quando è sul lavoro e svolge la sua professione, quindi può venire anche a compromessi. No, queste tuniche non le deve mettere. Un'unica tunica, quella
che mostra attraverso la nostra vita Gesù di Nazareth. La predicazione adesso. Sono inviati, Gesù ha detto come devono presentarsi. E adesso che cosa accade quando fanno il loro annuncio? Possono essere accolti, possono essere anche scacciati. Come si devono comportare? E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi, come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. I rabbini del tempo di Gesù non andavano in giro ad annunciare la loro dottrina, aspettavano che i discepoli andassero nella loro casa. Gesù invece invia i suoi discepoli ad andare a cercare le persone nel loro contesto di vita e dice: entrando nella casa di qualcuno, quando si dice casa non si intende solo la casa materiale, ma anche a entrare nell'intimo di una persona, nelle sue inquietudini più profonde e entrare nella loro casa. Però l'immagine materiale, entrare nella casa, dice dovete poi non cambiare casa, passando di casa in casa, rimanete lì ad annunciare il messaggio. Come mai? E Gesù dice di non passare da una casa all'altra. Qui c'è l'accoglienza. Coloro che si sono resi conto della ricchezza che il discepolo porta, accolgono l'apostolo e gli offrono ospitalità, gli danno ciò che è necessario per la sua vita. Gesù dice: rimanete lì, non cambiate casa. Per quale ragione? È facile immaginare che il primo alloggio è un po' un alloggio di fortuna, non è dei migliori. Ma poi il discepolo, quando comincia a essere stimato, apprezzato, riverito magari anche, comincia ad avere anche una casa migliore, poi gliene offrono un'altra, e se il discepolo passa di casa in casa, perde di credibilità, perché poi alla fine finisce per scegliere la comodità. No, il discepolo è uno che è in cammino e che va ad annunciare il suo messaggio senza rimanere legato a queste realtà transitorie. È una testimonianza di vita austera quello che il discepolo deve dare, sobria, aliena da qualunque ostentazione di lusso, perché in gioco c'è la credibilità della missione, dice Gesù. Poi molta fiducia nell'ospitalità. Al discepolo, dice Gesù, non mancherà il necessario per vivere, ma deve resistere sempre alla tentazione di arricchirsi attraverso la missione che sta svolgendo e le simpatie che può anche risvegliare, e risveglierà certamente nelle persone dal cuore aperto e puro che accolgono questa ricchezza che è il tesoro del regno di Dio. Possono essere accolti ma anche respinti i discepoli, e Gesù prende in considerazione anche questa seconda eventualità e dice come comportarsi. Se non vi accolgono e non vi ascoltano, andandovene scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza per loro. Che cosa significa? Questo gesto era compiuto dal pio israelita quando passava dalla terra pagana alla terra della libertà, alla terra santa di Israele. Scuoteva la polvere perché nemmeno questa polvere doveva entrare nella terra santa.
Gesù impiega questa immagine, ma è significativo il fatto che non dice di scuotere la polvere contro di loro, ma per loro, come testimonianza in loro favore. Cosa intende Gesù? Intende che il discepolo deve essere una persona rispettosa delle scelte che vengono fatte. Se uno non vuole accogliere il Vangelo, questo non può essere imposto, non si deve insistere più del dovuto, essere assillanti per non ottenere l'effetto contrario, che è quello di infastidire le persone e allontanarle sempre più dalla fede. Gli apostoli autentici sono attenti a non violare mai la libertà, perché è nella libertà che può essere accolta la proposta del Maestro. Quindi non possono mai essere persone fanatiche o intolleranti. Non si urla alla propria fede. Dobbiamo imparare a parlare un po' più sottovoce delle convinzioni che abbiamo e testimoniarle con la nostra vita. Allora diventiamo più convincenti se anzitutto mostreremo che noi siamo convinti del messaggio che andiamo ad annunciare. Sono inviati a portare una proposta di vita, una scelta di amore, non a ingaggiare battaglie ideologiche. Ma questo fatto di scuotere la polvere dai calzari può avere anche un altro significato. Quando si annuncia il messaggio evangelico, si viene in contatto con tante persone che la pensano in un modo diverso, che vivono in un modo diverso. E tante volte si può essere tentati di lasciarci coinvolgere in una mentalità che è quella delle mode, che è quella del pensiero comune, fanno tutti così, e allora un po' di polvere è inevitabile che si depositi nelle nostre menti e nei nostri cuori. Poi bisogna ritornare in contatto con il Maestro, con il Vangelo, e allora anche questa polvere viene poi scossa dalla nostra vita, si ritorna alla purezza del messaggio. Ed ecco difatti i discepoli, ci dice il Vangelo, che sono partiti per compiere la missione che Gesù aveva consegnato loro e hanno ottenuto quei risultati che erano previsti perché la forza che avevano ricevuto dal Maestro era efficace. Motivo di riflessione per noi il messaggio evangelico di oggi, perché tutte le incombenze, il modo con cui ci dobbiamo presentare, come reagire all'accoglienza o al rifiuto, sono dei messaggi che sono attuali per il discepolo di oggi. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.